Bentornati a tutti su BMake Electronics, io sono Marco e oggi andiamo a fare qualche esempio contenuto su Arduino App Lab, applicazione di Arduino 1Q. Faremo qualche esempio e metteremo in pratica per vedere se funziona. Prendiamo Arduino 1Q e lo andiamo a collegare a un cavetto USB-C che sta collegato al computer, così. Sul computer apriamo Arduino App Lab, certamente sempre dopo averlo installato. Io l'ho installato l'altra volta. Attendiamo che parta l'applicazione, quindi il programma. Ok, è partito. Ok, qua dovrebbe rilevare la scheda. Attendiamo che riconosca la scheda. Io l'ho collegato, eccolo qua. Abbiamo due possibilità, sia via USB tramite il cavo e sia via wifi. Io adesso andrò a usare USB. Ecco qua, è partito il programma Arduino App Lab. Andiamo a realizzare uno equipping toggle. Premiamo. Abbiamo un file readme.md dove c'è scritto tutto il procedimento e come funziona questa app che troviamo sugli esempi di Arduino 1Q su Arduino App Lab. Che fa? Apre una pagina web con i suoi pin dove possiamo attivare e disattivare, quindi premendo, non so se riuscite a vedere il mouse, non riesco a ingrandire, questo è l'app, premendo su uno di questi pulsantini attiviamo e mandiamo alto l'uscita digitale o analogica o di tensione, e anche comandiamo anche questi 4 LED. Qua viene descritto tutto il programma. Andiamo a vedere questa parte di codice web. Crea un piccolo server web, quindi sulla porta 7000. On message, quando premi uno switch di quelli che ho detto prima, manda un messaggio WebSocket, quindi diciamo a Python quale funzione chiamare. Poi qua con expose API get crea un endpoint HTTP, serve al browser per chiedere che stato hanno i pin, e quindi riceve una funzione se sta per esempio sul pin 13 alto o su o basso, quindi false o true. In poche parole, il browser parla con Python via WebSocket per i comandi in tempo reale, via HTTP per dati iniziali. Python poi ordina al microcontrollore di accendere e spegnere i pin. Quest'altra parte di codice si attiva ogni volta che cambia uno switch nella pagina web. Prende il nome del pin e il suo stato, controlla che sia valido, quindi attraverso il bridge dice al microcontrollore di accenderlo o spegnerlo. Infine aggiorna la pagina web in tempo reale, così tutti vedono subito lo stato del microcontrollore, quindi dei pin. Infine abbiamo la parte relativa al codice C++ che gira sul microcontrollore di Arduino. Abbiamo la funzione set pin by name, riceve il bridge, il nome del pin e lo stato da impostare. Se il pin esiste fa un semplice digital write qua su high o low, e nel setup imposto tutti i pin come output. Avvio il bridge e registra la funzione come bridge.provide. In questo modo, quando Python chiama setPinByName,
il mio microcontrollore esegue subito il comando. In pratica Bridge Begin avvia la comunicazione con Python. Bridge Provide dice a Python puoi chiamare questa funzione. Poi troviamo Digital Write accende e spegne davvero il PIN. Questa è la parte che trasforma il click del browser in un segnale elettrico reale con il PIN. Ok, adesso andiamo a vedere effettivamente se funziona. Ho collegato su alcuni pin digitali una resistenza e un LED. Ho messo 2, 4, 6, 8 LED sui pin 2, 3, sul 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e il GND collegato in comune a tutti i diodi LED sul catodo. Adesso andiamo a mandare in esecuzione il programma su AppLab e vediamo se riusciamo a comandare i LED via browser. Su Arduino AppLab facciamo Run e attendiamo che venga caricato su Arduino 1Q tutto il programma. Faccio tutto in diretta, non taglio nulla, vediamo quanto tempo impiega. Vi ricordo che sto usando un sistema operativo Windows 10, potete usare anche il sistema operativo contenuto all'interno di Arduino 1Q, quindi Linux, ma questa versione 2 GB è un po' lenta, quindi vi consiglio di usare Windows. Ok, ci siamo quasi. Ecco qua, ci ha aperto una finestra direttamente in un browser localhost 7000. Possiamo andare in AppLab, andiamo in Python, eccolo qua, troviamo in fondo il nostro indirizzo 192.168.178.104 2.7000. Qua vediamo localhost 7000 e troviamo la nostra pagina web dove andiamo a controllare i pin. Proviamo subito. Allora, col pin 13 effettivamente si accende la lucetta sul pin 13, 12, ok, 11, 10, 9, 8. Il 7 non ho collegato nulla, l'ho collegato al 2 e al 3. Si sono accesi tutti i LED. Vediamo. Quindi funziona. Controlliamo via browser tutti i LED. Adesso zoom, vediamo se riesco. Ecco qua. Troviamo questi 4 LED che possiamo accendere e spegnere qua. Aspettate che zoom un attimo, qui si vede meglio. Eccoli qua. Troviamo RGB LED 3 e RGB LED 4, quindi rosso, verde e blu. Rosso, verde e blu, troviamo un verdino. Tutte e tre troviamo, quindi possiamo fare la gamma RGB sul pin 3 e sul pin 4 la stessa cosa, rosso, verde, blu. Mettiamo verde e rosso, troviamo giallo, verde e blu, troviamo verde. Mettiamo blu e rosso, troviamo un rosa. Mettiamo la pagina al 110% così si vede meglio. Abbiamo visto questa prima app contenuta in Arduino AppLab che si intitola Arduino Q Pin Toggle, e tramite il browser riusciamo a comandare i pin digitali e analogici e i LED contenuti sulla scheda Arduino 1Q. Questo è un classico esempio di come questa scheda unisce Python e il microcontrollore tutto insieme e possiamo creare queste pagine interattive per comandare i pin, dove io ho collegato dei LED, ma possiamo
possiamo collegare sensori, automazioni, quindi che ne so, un motorino, una ventola e altre cose, e quindi comandare via browser. Adesso andiamo a scollegare il cavetto USB collegato all'Arduino 1Q e andremo a collegare l'Arduino 1Q tramite il Wi-Fi. Naturalmente ho già configurato l'Arduino 1Q tramite la rete, ho messo la password e così potremo comandare da un browser, da un PC, da un telefonino collegato nella stessa rete i pin digitali. In questo caso andrò a comandare i LED. Ho scollegato il cavo USB collegato al computer. Naturalmente dovremo alimentare l'Arduino. Per fare questo possiamo utilizzare un semplice caricabatterie per telefonini, almeno da 20 watt. Colleghiamo e aspettiamo che Arduino si carica. Su Arduino App Lab vediamo la nostra scheda riconosciuta e collegata via network, quindi via Wi-Fi. Premiamo, inseriamo la password che abbiamo precedentemente impostata, facciamo conferma e attendiamo che si collega. Ok, si è collegato. Apriamo Arduino QP Toggle e facciamo run. Aspettiamo che carichi e dovremmo avere la schermata sul browser funzionante. Vediamo, sta ancora caricando. Ok, quasi fatto. Torniamo alla pagina Arduino 1Q, vediamo se funziona. Non ancora. Ok, quindi questo è l'indirizzo del browser. Facciamo CTRL C, anzi no, qua facciamo aggiorna, vediamo un po', no, non va, facciamo CTRL V, ecco qua, troviamo la nostra pagina web per controllare Arduino. Vediamo se funziona. Facciamo il pin 13, sì, si accende. 12, 11, 10, 9 e 8 perfettamente. Gli altri pin erano 2, 1, no, 2 e 3. Si accende tutto. Spegniamo. Funziona. Accendiamo anche, qua possiamo accendere anche i pin analogici. Io non ci ho collegato nulla, e qua andiamo a collegare, a far accendere i LED piccolini RGB, sia il LED 4 che il LED 3. Zoom, metto così si vede meglio. Mettiamo tutti e due rossi. Perfetto, funziona perfettamente. Vi ricordo che sto utilizzando Arduino 1Q tramite la rete Wi-Fi, quindi è collegato alla rete ma con semplice caricabatterie, e possiamo comandare benissimamente i pin. Andiamo a fare il secondo esempio contenuto in Arduino App Lab. Questa volta andiamo a controllare la qualità dell'aria. Dobbiamo registrarci a un sito perché ci consente, ci dà un token dove andremo a inserire nell'applicazione, quindi nel file Python, e controlleremo nella nostra città. Effettivamente ho provato, in Italia funziona solo su Roma o Torino o Napoli, sulle grandi città, quelle più piccole non funzionano. Quindi andremo a controllare a Roma o a Milano
che tempo fa. Andiamo a vedere l'app. Eccoci di nuovo su Arduino App Lab. Questa volta andiamo a premere Air Quality on LED Matrix. Quindi monitoreremo la nostra città per vedere che tempo fa. Tramite il LED matrix contenuto su Arduino si andrà a disegnare una faccia con tempo buono, moderato, maltempo, nuvoloso, molto nuvoloso, eccetera. Qua potete vedere le diverse espressioni di questo omino. Dovremmo andare su questo sito, basta cliccare, io già l'ho aperto, e registrarvi. Una volta registrato, torniamo all'app, vi manderà un'email dove avrete il vostro codice, un token da inserire nel codice Python. Quindi Python, andrete a aprite Python qua, adesso non lo apro, e vi dice inserire la città, inserire il numero di token, questo numero qui lungo, e la your city name, la città. Io ho inserito Roma, facciamo run e andiamo a vedere che tempo fa a Roma. Il programma si è caricato, andiamo a vedere e troviamo sul nostro Arduino 1Q il faccino normale, quindi è buon tempo. Editor, vediamo un po', corrisponde, sì, good, buon tempo. Un'applicazione semplice ma carino. Anche per questo video è tutto, spero vi siate divertiti. Se avete qualche commento potete scriverlo sotto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.